Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in cucina, nella mia cucina, e vi presento un prodotto che secondo me mi ha incuriosito moltissimo ed è una compostiera elettrica. Che cosa vuol dire avere una compostiera elettrica? Allora, se non avete spazio o per mettere una compostiera all'esterno, quindi magari non so in giardino, oppure anche un vantaggio di questa compostiera elettrica qual è? Che se noi abbiamo una compostiera fuori in giardino, comunque abbiamo anche tutti gli insetti e tutte i varie bestioline, diciamo così, che possono girare intorno per il nostro giardino. Mentre avendo una compostiera elettrica, anche se ho un appartamento che magari fuori ho un piccolo giardino, posso tranquillamente utilizzarla. Bene, quindi che cos'è una compostiera? La compostiera mi permette di tutti questi avanzi, diciamo, oppure tutti questi rimasugli del cibo o dell'umido, possiamo farlo diventare un fertilizzante naturale per il nostro orto, per il nostro giardino, le siepi, oppure anche per le piante che abbiamo nel nostro terrazzo. Quindi è un sistema di recuperare sia tutti gli scarti che abbiamo, che anche di non spendere più soldi per il fertilizzante per le nostre piante. Quindi adesso andiamo a vedere come funziona e scopriamo anche i vantaggi. Secondo me uno dei vantaggi più grandi, appunto, è proprio quello di, al posto di mettere tutto il nostro umido dentro sui nostri sacchetti, che poi dobbiamo portarlo fuori di casa, magari il sacchetto si rompe e quindi anche lì è un problema se ci si rompe per le scale. Oppure se non abbiamo più gli odori in casa di tutto questo nostro, comunque c'è, su cui ci sono limoni, ci sono uova, ci sono fondi di caffè, bucce d'arancia, bucce di banane, di tutto questo lo andiamo a recuperare e lo possiamo utilizzare come fertilizzante. Questo è un vantaggio molto molto grande. Allora parliamo del nostro prodotto che è il nostro Carfo EcoStar S1. Vi lascio il link in descrizione se volete acquistarlo, che così almeno basta che andate in descrizione, c'è scritto il link, cliccate e lo potete acquistare. Bene, allora, come è fatto? Abbiamo questo coperchio qua che noi apriamo, ok? Qui abbiamo il nostro filtro ai carboni attivi, vedete che qua c'è il blocco, così è bloccato, così lo sblocchiamo. Tolgo il mio, sentite? Ci sono dentro i carboni, vado a togliere tutte le protezioni, altrimenti dopo, eccoci qua, togliamo la protezione qui, che qui vediamo i nostri carboni attivi, e dall'altra parte stessa cosa. Qui c'è scritto attenzione di ritoglierlo, perché altrimenti poi con le temperature alte questo si brucia, quindi ricordatevi di toglierli. Andiamo a reinstallare, qui c'è la freccettina che mi corrisponde a quando è bloccato, giro così e qui è bloccato. Poi abbiamo il nostro contenitore, un contenitore tutto in alluminio, rivestito con l'antiaderente, quindi anche per pulirlo è molto più semplice, lo potete mettere anche in lavastoviglie. Allora io lo sconsiglio un po' di mettere in lavastoviglie perché comunque è un antiaderente che si graffia e può essere che magari si rovini con l'andare del tempo. E questo qua vedete come è fatto? Lui gira pian pianino, macina il tutto e viene anche riscaldato. E poi qui andiamo a vedere perché ci sono tre funzioni. Per rimetterlo dentro dovete sempre seguire la freccetta che c'è qui, corrisponde a questa freccia qua ed eccolo, l'hai chiuso, basta. E poi andiamo ad attivarlo. Allora adesso cosa facciamo? Proviamo a mettere dentro tutto il nostro scarto qui dentro, spero di non rovesciare fuori, guardate quanto ce n'è. Ok? Allora adesso andiamo a mettere, vediamo se ci sta tutto perché per me è la prima volta che lo accendo e quindi voglio vedere anche come funziona. Loro dicono di non superare mai il 75% di contenuto. E adesso andiamo a metterlo. Ci sono due programmi. Allora, c'è un programma che dura 2 ore e mezza e un programma che dura 5 ore. Noi adesso andiamo a fare quello a 5 ore perché, come vedete, abbiamo tanto da mettere dentro. Quindi adesso andiamo a stenderlo un po'. Qui c'è il livello massimo da utilizzare. Questa linea che vedete qua. Eccoci qua, messo dentro tutto e adesso proviamo a inserirlo dentro. Questo, chiudiamo qua e qui siamo a posto. Adesso come vedete io ho messo questa presa smart qui che vedete qua,
di cui ho fatto già la recensione della Fritz. E praticamente cosa faccio? Perché ho messo questa presa smart? Perché voglio vedere i consumi reali di questo prodotto quando è in funzione. Quindi adesso abbiamo acceso. Andiamo a vedere un attimo le istruzioni dove spiegano come fare le varie funzioni, perché vi dicevo ci sono 3 programmi. C'è il programma Quick Mode, che vedete qui, quando abbiamo poco scarto, quindi metà serbatoio, possiamo utilizzare questo, però dopo il prodotto bisogna utilizzarlo subito come fertilizzante. Oppure abbiamo questo qua, si chiama Standard Mode, dura 5 ore e mezza, e allora in questo caso lo utilizziamo perché c'è tanta roba dentro. Oppure c'è il Self Cleaning Mode. Se noi vogliamo pulire la vaschetta, la mettiamo lì 2 quinti di acqua, facciamo questo programma e lui si pulisce da solo. Bene, lo accendiamo, come vedete abbiamo collegato la presa. Adesso qui c'è questo qua che è la modalità Quick Mode. Premo, questa è la modalità standard, poi abbiamo l'autopulizia. Allora noi torniamo sulla modalità standard, teniamo premuto il tasto, ok, e lui è partito. Questo è il rumore che fa. Adesso vi metto il microfono vicino. Praticamente si sente appena una ventolina. Sentite che sta macinando. Ok. Qui come vedete le istruzioni dicono di non mettere le mani qua perché comunque fa caldo qui sopra. E dopo anche per la pulizia, ma in caso andiamo a vederlo una volta che abbiamo finito come si fa per pulire. Adesso noi lo lasciamo qui e fra 5 ore e mezza lui suonerà e dirà che ha finito. E andiamo a vedere, avete visto quant'era il serbatoio che era pieno praticamente, e come sarà. Quindi ci vediamo fra 5 ore e mezza in modo da vedere cosa ha fatto e soprattutto voglio vedere quanto avrà consumato. Eccoci qua, quindi adesso lui è in funzione da più o meno 5 minuti e volevo farvi vedere quanto sta consumando. 138 watt come vedete, 5,19, varia continuamente su questa tensione qui. Quindi allora questa è la presa che ho qua, registra tutto quanto, quindi vedremo quanto ha consumato a fine di tutto il ciclo. Adesso 144 watt, vedete, 5,32, perché sta anche scaldando all'interno in modo da sterilizzare il nostro prodotto, che quando abbiamo finito lui potete lasciarlo lì tranquillamente anche un mese dentro un contenitore che non fermenta e non si rovina. E quello è il bello di questa compostiera. Bene, attendiamo che finisca e poi vedremo i risultati finali. Eccoci qua. Ha appena finito in questo preciso istante, vedete che tutte le luci sono accese. Andiamo ad aprire così vediamo anche noi per la prima volta cosa c'è all'interno e com'è andata. Eccoci qua. Guardate come si è disintegrato. Adesso tiro fuori, è caldo, ed eccoci qua. Tutte le fibre della banana, guardate, si sono proprio aperte. Adesso andiamo a svuotarle nel contenitore dove abbiamo messo tutte le nostre cose e guardate quanta ce n'è. E guardate com'è pulito il contenitore. Molto interessante. E questo è il risultato finale. Un fertilizzante naturale, appunto derivato da tutti gli scarti che avevamo lì. Vi ricordate che questo era pieno praticamente? Guardate quanto si è ridotto. E questo qua è il risultato finale. Adesso andremo a metterlo nella nostra siepe, nel nostro giardino, dove volete, anche nelle piante, ma questo è un fertilizzante ottimo per tutte le piante, senza chimica e né niente. Bene, che dire, a me sembra che il risultato sia più che positivo, è un ottimo risultato, un salvaspazio anche, perché guardate com'è. Adesso io questo posso metterlo anche su un contenitore, lui si mantiene lì anche per vari giorni e possiamo utilizzarlo quando vogliamo.
E volevo anche mostrarvi magari una cosa che può essere curiosa, anche perché tanti dicono, bene, allora per fare tutto il processo ci ha messo 5 ore e mezza giuste, ok? Ma quanto ha consumato di energia elettrica? Bene, allora mi risulta che alla fine abbiamo consumato 0,699 kWh, quindi 0,7 praticamente. Se moltiplichiamo che un kilowatt costa sui 30 centesimi, siamo intorno ai 21 centesimi praticamente di euro. Questo qua per fare tutto questo compost di praticamente 3 giorni di scarto. Bene, e poi volevo dirvi anche un'altra cosa che allora non sapevamo come funzionava, non sapevamo quanto rumore faceva e quanto poteva dar fastidio. Allora, il rumore si sente appena appena un fruscio di un'elica che gira praticamente e di raffreddamento. E poi grazie a questo filtro qui, ai carboni attivi, l'odore è quasi nullo, proprio quasi impercettibile. Devo dire anche che comunque noi non abbiamo messo niente di, diciamo, di animale, tra virgolette, così, non abbiamo messo pesce, non abbiamo messo nient'altro, abbiamo messo tutte cose vegetali. E quindi secondo me è un ottimo risultato e soprattutto anche odori zero, consumi avete visto e basta, ed è anche molto silenziosa. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, è gratuito, non costa nulla, basta premere il tastino iscriviti per seguire altre novità e attivate le notifiche. Grazie a tutti e arrivederci, ciao ciao!